Ciao a tutti e bentornati nel mio podcast. Nella puntata di oggi parleremo di come la parola proprio viene utilizzata in italiano. Dovete sapere che proprio è una parola che gli italiani usano molto e che ha tanti significati differenti. Per questo motivo ho deciso di affrontare con voi questo argomento. Oltre ai vari esempi, sentirete quali sono i 5 punti fondamentali dell'utilizzo di questa parola. Per aiutarvi con la comprensione, vi riporterò tutti gli esempi nella descrizione di questo episodio. Dateci un'occhiata, vi aiuterà a comprendere al meglio l'argomento di oggi. Do you like listening to podcasts? Would you like to create your own channel? There is Anchor, the easiest way to make a podcast. It's totally free. With 1,000 of creation tools, helps you to create and edit your own podcast directly from your phone. Everything you need in one place. Anchor will distribute your podcast for you. It can be heard on Spotify, Apple Podcast, and many more. Download the free Anchor app or go to anchor.fm to get started. Iniziamo con il primo punto. La parola proprio può sostituire gli aggettivi possessivi di terza persona singolare: suo, sua, suoi, sue, e terza persona plurale: loro, quando si riferisce al soggetto della frase. Vediamo degli esempi. Sara guida la propria auto. Luca e Matteo amano le proprie fidanzate. Anna è gelosa del proprio fidanzato. In queste frasi è possibile utilizzare proprio al posto degli aggettivi possessivi, in quanto l'oggetto o la persona posseduti si riferiscono al soggetto della frase. Punto numero 2. Proprio viene utilizzato per enfatizzare, rafforzare il significato di aggettivi, pronomi, verbi, nomi e avverbi. È un'alternativa alla parola veramente e davvero. Esempi: questo film è proprio bello. Oggi mi sento proprio male. Non ho proprio voglia di andare. Non credo proprio che lo sapesse. Sei proprio tu? Punto numero 3. Proprio può essere utilizzato come rafforzativo ad una negazione e ad un'esclamazione. Esempi: papà, posso fare tardi stasera? Non credo proprio. Adesso mi mangio un bel piatto di pasta. Non ci pensare proprio. Punto numero 4. Proprio può essere utilizzato per riferirsi ad un luogo o ad un'ora esatta. Esempi: dopo cena troviamoci proprio qui. Ho parcheggiato proprio fuori casa tua.
Non hai visto Sara? È passata proprio adesso. Punto numero 5. Si può utilizzare proprio come alternativa alla parola esattamente. Esempi. Lui ha detto proprio quello che mi aspettavo. È bella, ma non è proprio quella che volevo. I miei genitori sono andati al mare proprio 10 minuti fa. Hai visto il film che ti ho suggerito? Sì, l'ho visto proprio ieri. Per quanto riguarda la parola proprio, c'è inoltre un'espressione che si usa per indicare che qualcuno ha un'attività autonoma, vale a dire che non è dipendente di nessuno, è un imprenditore, un self-employment. Questa espressione è in proprio. Vediamo due esempi. Io lavoro in proprio. Gianni si è licenziato e si è messo in proprio. Questi erano i 5 punti principali della parola proprio in italiano. Se avete qualche domanda o dubbio riguardo questo argomento, non esitate a mandarmi un messaggio su HelloTalk. Il link lo trovate in descrizione. Dopo aver ascoltato più volte questo episodio, cercate di inventare diverse frasi utilizzando la parola proprio. Aiutatevi seguendo gli esempi che avete sentito nell'episodio di oggi. Tutto questo vi aiuterà a capire i vari utilizzi di questa parola. Grazie mille per aver ascoltato anche oggi il mio podcast. Vi ricordo, come sempre, di lasciarmi una recensione e una valutazione su Apple Podcast. Detto questo, non mi resta che salutarvi. Noi ci sentiamo nel prossimo episodio.